io parto con quella che è la lezione di oggi. Allora, la lezione che riguarda tre aspetti fondamentali della nostra vita. La conoscenza, che ci porta alla disobbedienza, e la disobbedienza può essere praticata quando noi siamo in coerenza, cioè in coerenza, quindi sono due parole. Perché questo? Innanzitutto scopriremo che per riuscire ad arrivare a tutto questo dobbiamo essere centrati, quindi è fondamentale la centratura su noi stessi, altrimenti la conoscenza diviene qualcosa di sterile, la disobbedienza diviene un anticonformismo a priori e quindi non è più disobbedienza, e la coerenza diviene invece incoerenza. E quindi partiamo da quella che è la ricerca della conoscenza. Noi spesso e volentieri vogliamo conoscere molto di più per evolvere, ma la ricerca della conoscenza non deve essere mai sterile. Cioè, esempio, partecipo al corso, leggo il libro, mi guardo dei video, dialogo, mi confronto, però tutto questo deve avere sempre uno scopo pratico, cioè sapere qualcosa di più e non praticare non serve a molto. E so che sembra una cosa scontata, però poi nella vita di tutti i giorni ce ne dimentichiamo, Sì. un po' tutti. Questo è un aspetto ovviamente molto importante e quindi serve anche a noi ricordarcelo, ripetercelo proprio per riportare nella vita di tutti i giorni poi la pratica, il fare, perché essere e sapere non serve a niente se poi non facciamo, perché non ci dà dei risultati. La prima fase quindi è quando noi vogliamo conoscere, dobbiamo uscire dal dogmatismo. I dogmi che tra l'altro spesso e volentieri ci autoimponiamo, perché è vero che qualcuno, quando noi nasciamo, ci inserisce in tutto in un contesto ben preciso e dove le cose sono così perché? Perché sì, perché no, perché l'ho deciso io. Okay, questo è un aspetto molto importante, ma è anche vero che poi tutta la serie di dogmi, mano a mano che cresciamo, ce li autoimponiamo noi perché non vogliamo uscire da quella famosa zona che viene definita comfort zone nella PNL, ma che alla fine è quella zona, quella situazione che ci dà comunque le nostre sicurezze. Cioè noi non usciamo da lì perché abbiamo degli appigli, abbiamo dei punti fermi. E quindi prima cosa da fare, come dicevo, è uscire proprio dal dogmatismo. Come si fa a uscire dal dogmatismo? Si pratica qualcosa di diverso. Come si fa a praticare qualcosa di diverso? Bisogna prima decidere di voler cambiare la nostra vita. Senza la decisione iniziale, tutto il resto diviene sempre automatismo, meccanicità e mancanza di esperienza. Quindi, perché la conoscenza è importante? Innanzitutto perché ci fa uscire dal sistema. O meglio, a volte possiamo uscire dal sistema, a volte siamo impossibilitati a uscire dal sistema per tutta una serie di situazioni, anche perché noi, essendo degli esseri sociali, siamo all'interno di determinati sistemi.
E allora cosa dobbiamo fare quando siamo impossibilitati ad uscire da questo sistema? Beh, giriamo il sistema a nostro favore. Ecco come si risolvono le questioni. Come ho detto più volte, noi possiamo uccidere il drago, oppure utilizzare il drago a nostro favore. Cos'è il drago? Il drago sono tutte le nostre pulsioni più basse, sono le nostre paure, è il famoso Leviatano della mitologia, è il serpente biblico. Quindi il drago è quella parte di noi che ci fa scatenare la rabbia, la vergogna, quindi tutte le emozioni più basse. E allora che facciamo? Lo distruggiamo? Beh, insomma, se siamo l'Arcangelo Michele possiamo anche farlo, ok? Però l'Arcangelo Michele diciamo che ha raggiunto un livello di evoluzione e vive su piani diversi rispetto al nostro. E quindi ha raggiunto già una fase superiore, quindi l'annichilimento delle emozioni inferiori, delle pulsioni, è anche accettabile. Ricordiamoci che noi invece viviamo in un mondo ancora materiale, cioè noi siamo ancora qua. Lo scopo ovviamente è di elevarci, di andare su altri piani, ma al momento siamo ancora qua. Quindi, le pulsioni basse ci servono ancora. Perché? Perché le basse pulsioni sono quelle che ci permettono la sopravvivenza. Ok? Quindi è importante, mi spiego, è importante quando trovo il leone avere paura e scappare. Ecco, quella paura detta positiva. Ok? Questo è importante. Ma allora come faccio a girare il drago a mio favore? Due esempi io riporto molto spesso. Uno è quello di Harry Potter, per chi l'ha visto, ok? Nell'ultimo film, quando loro entrano alla Gringotts nella camera della Lestrange e poi devono uscire, vengono traditi e quindi si devono confrontare con un drago feroce che è messo a guardia di questa camera blindata, e quindi loro hanno due possibilità: cedere o utilizzare il drago a proprio favore. Quindi cosa fanno? Non cedono, ovviamente, ma invece di uccidere il drago, che sarebbe potuto essere diciamo, l'azione più logica in quel momento, cosa fanno loro? No, non lo uccido il drago, perché mi è utile per uscire dalla Gringotts. Quindi giro il sistema a mio favore. E che è anche l'azione più semplice, perché intanto non devo contrastare nulla, ma devo solo fluire sugli eventi. E quindi questo è un esempio molto interessante. Il secondo... Una domanda. Sì, vai Chiara. Che è sempre la solita. In che senso fluire sugli eventi? Che è la cosa più difficile, secondo me. Esatto. Mi sono scritto, Scusa. trasformare il problema in opportunità. Bravissimo. Ecco, Ivan dice appunto trasformare il problema in opportunità, che è fluire negli eventi. Adesso andiamo a capire cosa significa fluire negli eventi, non contrastarli. Cioè, mi spiego, ogni volta che io voglio andare contro qualcosa perché non mi piace, sto in realtà creando un ulteriore conflitto. Allora cosa devo fare? Accetto la situazione, ok? Accettando la situazione, io percepisco le opportunità invece del problema. Cioè, Harry Potter cos'è?
Cioè un drago non ce la potremo mai fare ad uscire da qui, perché è più forte di noi. È un problema grosso. Allora cosa faccio? Perché non lo vedo come opportunità? Cioè, questo grosso problema diviene la fonte della mia soluzione. Ecco come si fluisce negli eventi. Cioè, iniziare a uscire dal dogmatismo che il drago è più forte di me e iniziare a percepire l'ambiente, la situazione circostante come qualcosa invece che mi è stato messo lì per essere utile. Perché mi succede un ostacolo? Perché probabilmente devo prendere il messaggio di qualcos'altro. Facciamo sempre l'esempio più semplice e banale di tutti. Sono in autostrada, devo arrivare a un appuntamento e succede che, adesso non voglio dire per forza l'incidente, i lavori. Stanno facendo dei lavori, ok? Mi bloccano, arrivo in ritardo all'appuntamento. Ecco, ho perso l'opportunità. Magari ti sta dicendo, forse era meglio che non lo facessi quell'appuntamento. O meglio che non lo fai oggi. Magari può essere anche corretto, ma non oggi. Meglio fra qualche giorno. Ok? Oppure proprio mi sta dicendo, lascia stare perché perderesti tempo, ti creeresti danni. Quindi l'universo mi sta dando delle informazioni, poi ovviamente sono diverse per ognuna a seconda del contesto. Io sto generalizzando in questo momento. Certo. Esatto. Quindi questo significa fluire sugli eventi, non arrabbiarti. Allora, se io non mi arrabbio, cosa succede? O comprendo che non devo fare quell'appuntamento, oppure trovo la via di uscita e arrivo a fare l'appuntamento comunque. Ma con un'informazione diversa. Faccio un'altra strada. Ho la possibilità di riflettere su alcune cose che potrebbero essere utili a quell'appuntamento, ma anche a qualcos'altro nella nostra vita. Ecco la conoscenza come inizia ad essere utile nella nostra vita. L'osservazione prima di tutto, l'osservazione dell'ambiente. Ma qual è l'altro aspetto che volevo portarvi insomma in luce? Sempre il drago. Qualcuno di voi avrà letto quella famosa storia dove c'è il drago che rapisce la principessa, ma la tratta comunque da principessa, nel senso che la accudisce, la protegge e si prende cura di lei, e lei sta lì tutto il tempo ad aspettare che il principe vada a salvarla. Finché, vedendo che il principe non arriva, lei prende la spada, inizia a colpire il drago e il drago gli dice: ma perché fai questo? Perché tu mi stai tenendo prigioniera. E lui gli dice: in realtà io non ti sto tenendo prigioniera, sei tu che sei lì, non sei mai scappata. E lei riflette e dice: sono io che mi sono creata una prigione da sola. Perché? Perché la sua soluzione era che dovesse essere il principe che doveva andarla a salvare, quando lei poteva benissimo prendere le sue cose, salutare il drago e andarsene. Capite come siamo noi a crearci i problemi e i dogmi? Perché mi rapisce il drago e quindi mi devono venire a salvare, quando tu puoi semplicemente aprire la porta e andartene. Ecco un po' come noi. Hai paura di uscire dalla zona di comfort. Perché hai paura di uscire dalla famosa zona di comfort? Perché? Perché ci è stato detto che, attenzione, la soluzione è sempre fuori di noi. In realtà la soluzione siamo sempre noi. Ok, buongiorno, un'altra intervista, siamo sempre in vena di parlare con le persone per
così per informare, per informarci, eccetera, eccetera, come vanno le cose, tentando ovviamente nel nostro piccolo di fare un qualcosina per noi stessi, in primis, ma anche per chi che andrà ad ascoltare queste, diciamo così, ma non voglio neanche chiamarle interviste, le chiamo così in una maniera amichevole, delle chiacchierate. Oggi abbiamo, l'avete già sentita magari per chi che mi segue, per chi ci segue, Serena Pataro, scrittrice, libera pensatrice, insomma di tutto di più. Insomma, una ragazza che si dà da fare e che ha trovato una sua, diciamo, un suo compito da fare. Oggi parleremo della paura, giusto Serena? Esatto, Giorgio, Ecco, sì. Parleremo di questo aspetto molto interessante. esatto, direi. di vedere cos'è questa bestia della paura. Allora, voglio fare una piccola premessa prima di andare dentro proprio nella tematica giusta. Allora, oggi viviamo in un periodo storico, ormai possiamo dire che 2 anni, anzi sono purtroppo 2 anni che bene o male la nostra mente, sto generalizzando ovviamente, la nostra mente è talmente condizionata o manipolata dai vari mass media, dai vari politici, dai vari virologi da salotto, lasciatemela passare sta parola, che ci manipolano praticamente come vogliono dal mio punto di vista. E quindi cosa può succedere quando che siamo manipolati e siamo talmente così condizionati che il nostro cervello, il nostro interiore, il nostro cuore, boh, metteteci tutto quello che volete, è impegnato su questo e loro lo sanno queste cose e quindi fa sì che sempre di più nutriamo quella paura, quelle paure, basta guardare un po' cosa è successo, ogni tanto non lo dimentico, lo ripeto un attimo, cosa è successo nel 2001, l'11 settembre, con praticamente la distruzione delle Torri Gemelle, che ha dato colpa come al solito all'Islam, come al solito a certi personaggi, ai fanatici, a questo che l'altro, e hanno creato del terrorismo, hanno creato delle paure e hanno messo delle, come si può dire, delle leggi delle leggi che hanno chiamato per la sicurezza, invece alla fin fine servono solo per il controllo delle masse. Stessa cosa ovviamente oggi abbiamo il Green Pass, abbiamo tutto questa carta verde o questo marchio verde o marchio della bestia per chi ha letto la Bibbia o meglio i Vangeli, che fa sì che ci sia un controllo da parte del governo o dei governi o da parte di altre cose più potenti. E quindi viviamo nella paura, dopo lasciamo stare la questione economica perché è un'altra cosa, e quindi viviamo, è già 2 anni che praticamente siamo inebriati dalle paure. Io ho fatto questa piccola premessa perché Serena ovviamente darà la sua versione in fatto di cosa vuol dire la paura. A proposito, la paura significa, dal mio punto di vista, allora se uno ha la conoscenza di una cosa non ha paura. La paura viene fuori dalla non conoscenza, punto e basta. A te la parola, Serena. Grazie Giorgio, allora la premessa ovviamente era assolutamente d'obbligo perché è una situazione
in cui siamo immersi ormai, vabbè, in maniera importante sicuramente in questi 2 anni. In realtà diciamo che il tentativo di instillare sempre più paura è sempre stata la base per la gestione di grandi, chiamiamoli così, quantitativi di persone, quindi grandi masse, così come si suol dire. E l'essere umano ha creduto a questa situazione praticamente da sempre. In questo periodo lo abbiamo sentito in maniera molto più forte, proprio perché diciamo che hanno calcato la mano molto, molto di più, ma le paure sono sempre state la base della vita della maggior parte degli esseri umani, ovviamente non di tutti. Io per cominciare questo argomento vorrei riportare un paio di frasi da uno dei film per me fondamentali che trattano questo argomento, ma non solo come viene instillata la paura, ma anche come risolverla. E mi riferisco al film Batman Begins, dove a un certo punto si dice: per vincere la paura devi diventare paura. E adesso andremo a spiegare ripeti un attimo, per vincere la paura? Devi diventare paura. Okay. E adesso andremo a capire ovviamente il perché di questa frase, perché sembra un controsenso. Certo. In realtà ha un aspetto energetico vibrazionale molto importante, ma a un certo punto c'è anche insomma, chi conosce la storia di Batman, lui insomma Bruce Wayne è comunque figlio di un ricco, se non sbaglio medico, se ricordo bene. E vabbè, i genitori muoiono assassinati che lui è piccolino, e per tutta una serie di situazioni lui inizia ad avere paura dei pipistrelli. Insomma, non sto qua adesso a raccontare perché, magari chi non l'ha visto, così almeno scopre il motivo. E quando lui però inizia a agire come diciamo cavaliere oscuro, quindi come persona comunque che si mette al servizio di Gotham, assume indossa questo costume da pipistrello. Sì. E quindi lui diventa la sua paura, cioè si veste della sua paura. E questo è molto interessante. Questo è questo è molto interessante, perché cosa fa lui? Mi metto nei panni della mia paura. Sì. Sono messaggi molto sottili, ma che i film, i fumetti, insomma, vogliono trasmettere proprio questo. E c'è il maggiordomo che a un certo punto, insomma, sappiamo che è il suo braccio destro, gli dice: perché i pipistrelli, signor Wayne? Cioè, con tutto quello che c'è, come mai hai scelto proprio i pipistrelli? E lui gli risponde: perché mi fanno paura, che li temano anche i miei avversari. Ed è affascinante questo aspetto. Perché? Perché io divento ciò che mi fa paura. Ma cosa significa questo? Tu lo hai accennato proprio poco fa, Giorgio. La paura nasce da cosa? Dalla mancata conoscenza. Certo. E allora io cosa faccio? Per non avere più paura, mi metto nei panni della mia paura. La conosco. E quindi, conoscendola, non ho più paura. Questo sembra un aspetto scontato. In realtà poi noi nella vita di tutti i giorni ci dimentichiamo di fare questo, e ci rifiutiamo appunto di fare ciò che ci fa paura. Mi spiego, anche qua una cosa che sembra banale, in realtà è ciò che ci accade nella vita di tutti i giorni. Devo andare a dire al mio titolare una cosa che però che
se gliela dico rischio ovviamente di prendermi parole, diciamolo in termini insomma molto semplici. E allora ho paura di andare dal mio titolare a dirglielo. Ma qual è l'azione più semplice da fare? Andare a dirglielo. Andare a dirglielo perché tu scopri magari un aspetto del tuo titolare diverso. Uno, se si arrabbia, tanto lo sapevi già, no? Quindi conosci già la sua reazione. Quindi, conoscendo la sua reazione, tu sai anche come porti. Secondo, se invece lui, invece di arrabbiarsi, che a volte accade, no? Comprende ciò che è successo, tu conosci un aspetto diverso del tuo titolare e la prossima volta non avrai più paura di andare a parlargli. Sì. Esatto, io adesso ho detto questo, però per esempio il bambino nei confronti dei genitori, no? Fa una marachella e non glielo va a dire perché. Esatto, ma qual è la paura? La paura è semplicemente dettata da un giudizio da parte degli altri nei nostri confronti che ci fa sentire inadeguati, che ci fa sentire sbagliati, che ci porta ad avere un castigo. Ecco perché iniziamo poi ad aver paura a fare tutta una serie di azioni. Jack Canfield invece disse: tutto quello che vuoi è dall'altra parte della paura. Ma quindi, ascolta Serena, quindi tutta questa nostra paura nasce in primis da quando già siamo piccolini, perché come hai detto te, sappiamo magari di aver fatto quella marachella, siamo consapevoli di aver fatto la marachella, però non conosciamo la reazione, in questo caso dei nostri genitori, e quindi tremiamo, abbiamo paura di cosa può succederci. Sì, perché ci hanno detto che se facciamo degli errori meritiamo un castigo. Esatto. E allora, ma insomma, questo lo vediamo per esempio nella vita di tutti i giorni. Allora, a scuola se sbagli ti prendi dei voti, a casa se sbagli prendi il castigo, in chiesa se sbagli, in questo caso è ovviamente chiamato peccato, hai la punizione perché sei cattivo di fronte a Gesù. Devi dire il rosario, certo. Esatto, ecco, però è sempre una punizione. Il lavoro anche però. Al lavoro, certo. Esatto, nel lavoro se sbaglio rischio di essere licenziato, no? E quindi è tutta di magari venire passato di ruolo e magari mi abbassano anche lo stipendio, cioè adesso sto dando ovviamente delle indicazioni, ma che così proprio così lontane dalla realtà non lo sono, anzi è ciò che ci accade nel quotidiano. E quindi questo è un altro aspetto, quindi non solo ciò che non conosco, ma ciò che mi può giudicare sbagliata o inadeguata. Ecco allora che io evito di fare quelle azioni. E il problema è che se non faccio quelle azioni vado ad alimentare la mia paura. Perché? Perché si dice il mostro va ucciso finché è piccolo, quindi meglio dirle subito le cose. Più le si tiene nascoste per paura, più aumenta poi il problema nel trovare una soluzione vera e propria. Però c'è anche un altro aspetto, Giorgio. Le manifestazioni del lato oscuro sono ovunque, ma questo non perché c'è qualcuno di cattivo. In realtà noi sappiamo che ognuno di noi ha il proprio lato oscuro, cioè ognuno di noi è luce e ombra. E perché abbiamo paura? Perché rifiutiamo il nostro lato oscuro. Ma il lato oscuro è anche quella parte che ci può permettere di evolvere, perché se io non comprendo quali sono le mie, come posso dire, caratteristiche negative, perché le rifiuto, quindi non vado a comprenderle, non le vado a capire, non le potrò mai trasmutare. Certo. E il lato oscuro è dappertutto, ma
a volte quella parte che noi chiamiamo lato oscuro è anche quella parte che ci permette la sopravvivenza. E quindi dobbiamo solo capire quando e come va gestito il tutto. Perché? Vi faccio un altro esempio particolare. Noi abbiamo parlato del lato oscuro, quindi l'ombra, ok, di noi stessi. Noi sappiamo che nel mondo appunto c'è un equilibrio di luce e ombra. Dipende ovviamente da dove ci focalizziamo più che altro, ok? Cioè se noi ci focalizziamo di più sul lato ombra o sul lato di luce, che sia di noi stessi o che sia degli altri. Certo. Ma siamo sicuri che l'ombra sia sempre qualcosa di negativo? Provate a pensare in piena estate. Fate bene all'ombra, quindi l'ombra diventa qualcosa di positivo. Certo. Ecco, quindi l'ombra ci può aiutare a smorzare quegli eccessi di luce che ci accecano invece che crearci la visione chiara. A casa mia si può anche chiamare allora un equilibrio tra l'ombra e tra la luce. Esatto, quindi paura e coraggio in realtà sono le due facce della stessa medaglia. Sì. Quindi coraggio che è cor cordis, azione del cuore, e la paura che è la mancanza di amore, quindi ovviamente l'esatto contrario di amore, che non è l'odio, il contrario dell'amore è la paura. Sì. E ecco che quindi se fanno parte, sono le due facce della stessa medaglia, noi siamo fatti di luce e ombra, viviamo in un mondo duale, quindi questa cosa ci appartiene. L'unica cosa, come dicevo poco fa, è capire quando è il momento di tirare fuori il nostro lato ombra, perché ci serve in quel momento, perché è utile a quel momento rispetto alla luce. Mi spiego, quando è che è utile avere paura, quindi la paura diviene qualcosa di costruttivo? Per esempio, io faccio sempre questo esempio banalissimo, ma che rende l'idea: se mi trovo di fronte al leone è meglio se io ho paura e scappo, mi metto in pericolo, ok? Diverso è, mi trovo, che ne so, un gattino di fronte e ho paura. In realtà il gatto lo sai gestire, lo sai, certo. Magari ti può graffiare, magari, però non ti sbranerà mai come potrebbe essere il leone. Ecco, questo è l'aspetto. Ecco quando la paura diviene positiva, e quindi dobbiamo tirare fuori, tra virgolette, il nostro lato ombra, cioè quando siamo impossibilitati a gestire, a combattere insomma quella situazione o a gestirla, perché insomma siamo esseri umani, quindi noi sappiamo di essere comunque esseri illimitati, ma finché non comprendiamo l'illimitatezza delle nostre energie, il lato ombra è importante per mediare tra la mancanza totale di di ombra e invece la presenza totale di questo lato ombra. Quindi l'equilibrio sta sempre nel mezzo, ma ce lo insegna anche il Tao. Il Tao, il simbolo del Tao, che è un perfetto equilibrio tra bianco e nero. Certo. E che cosa fa il Tao? Ci rappresenta anche un'altra cosa. Il puntino nero all'interno della parte bianca ci indica che un pizzico di paura è sempre meglio averlo, perché ci fa stare sull'attenti, quindi non perdiamo la nostra centratura, mentre il puntino bianco all'interno della parte nera ci indica che c'è sempre uno spiraglio per poter uscire da qualsiasi situazione. Dal famoso tunnel. Esatto. Allora, lasciami ragionare un attimo, Serena.
Allora, se io ragiono sempre nella questione oggi che stiamo affrontando, no? Sì, Allora, i vari mass media li ho chiamati così, ma potrebbero essere qualsiasi altro nome, no? Chiamiamoli sì, pure mass media o virologi, chiamiamoli così, che ci hanno praticamente inebriato, lasciamela passare anche questa parola, inebriato di ombre o di negatività, e quindi ci hanno riempito di paura sulla questione del virus. sì, E allora, seguendo il tuo discorso, che troviamo sì, un equilibrio fra le ombre e le luci, dal mio punto di vista, tutto il tuo discorso che hai fatto, e dimmi se sbaglio, vuol dire che non ho paura del virus, però nello stesso tempo prendo delle precauzioni perché non mi arriva questo virus, quindi metto anche un po' delle mie paure. sì. Allora, diciamo che ogni volta che c'è un estremismo da una parte o dall'altra significa che c'è una paura. In realtà in tutta questa situazione cosa bisognerebbe fare? La cosa più semplice che tanti giustamente fanno e hanno fatto, altri si sono rifiutati di farlo per tutta una serie di motivi che ovviamente non stiamo qua No, adesso a no, certo, dire certo. né a giudicare niente. Cos'è la parte più semplice da fare in questo caso? Informarsi, cioè conoscere. Esatto. Ecco allora che la paura non c'è più né la paura del virus né la paura di questo fantomatico, insomma, siero o farmaco, come insomma, per esempio Joseph Stritto l'ha definito proprio un vero e proprio farmaco, non l'ha neanche definito un vaccino perché secondo lui non lo è. Riporto ovviamente le sue parole perché io Certo, non certo. voglio entrare nel merito di Di medici e cose questo. del genere, certo. Esatto, no, nel senso che giustamente lascio le parole a loro. E allora cosa succede? Per non aver paura né del virus né di questo farmaco, perché comunque la paura dell'uno o la paura dell'altro alla fine è sempre paura, Beh, attenzione. certamente. Quindi cosa faccio allora per non aver paura? E mi informo sull'uno, sull'altro e faccio delle azioni. Non significa che conosco e basta, ma poi faccio delle azioni per poter gestire me stessa all'interno di queste due situazioni. È facile, no, lo diciamo sempre, ricordiamoci che insomma fare anche poi delle scelte nella vita, soprattutto quando si è sotto pressione, non è assolutamente facile, però io quello che consiglio è sempre informatevi, non credete, come diceva Gurdjieff, non credete a una parola di quello che vi dico, sperimentatelo, e sperimentare significa a volte provare sul campo, a volte anche andarsi ad informare per capire poi qual è l'azione più corretta da fare. Ma se noi non ci informiamo ma in tutti i sensi però, perché anche in questo periodo c'è stato chi si è informato solo in uno dei due sensi. Sì. O si è informato solo sul virus o si è informato solo sul farmaco. In realtà per avere la visione completa bisogna informarsi su entrambe le cose. Allora Quindi a 360 gradi, certo. Esatto, allora c'è una vera conoscenza e la mia paura, non dico adesso, non voglio dire neanche che sparisce completamente, di certo però diminuisce notevolmente e riesco a gestirla. Ecco, questo è un aspetto secondo me
che dovrebbe essere valutato. Per qualcuno potrebbe essere, magari degli ascoltatori, potrebbe essere anche una parte abbastanza scontata, ma ricordiamoci sempre quella piccola parte di cui ho parlato, cioè che noi di solito ci focalizziamo solo sull'andare a conoscere una parte, perché è quella che ci crea delle sicurezze. Perché non vogliamo sentirci dire dall'altra parte che c'è cose contrarie di quelle che noi ci siamo informati. Adesso tu hai fatto questo esempio del virus, quindi permettetemi, ripeto, io non voglio entrare nel merito, lo prendo solo come esempio. Sì, esatto, nel senso che poi ovviamente entrare nel merito lascio a chi di diritto, però visto che l'abbiamo nominato, insomma, lo prendo di esempio. Per esempio, il fatto, chi è convinto che il virus sia assolutamente innocuo, cosa fa? Si va ad informare solo sul farmaco. Esatto. In realtà, infatti c'è stato anche chi ha negato l'esistenza di questo virus, vero, non vero, eccetera. Noi insomma degli effetti li vediamo, quindi io lascio sempre il giudizio agli altri, però chi invece è assolutamente, ha una fiducia cieca nel farmaco, si va ad informare solo sul virus. Ecco, questi due estremi in realtà rappresentano entrambi lo stesso tipo di paura, la paura della morte, la paura delle conseguenze e soprattutto la paura che i nostri punti saldi nella nostra vita in relazione a questo argomento ci vengano distrutti. Ecco, allora cosa accade? No, siccome l'estremismo rappresenta sempre una paura, la cosa da fare è andarsi ad informare su tutto, accettando anche che magari le nostre convinzioni in realtà ci vengano distrutte. È lì che tra l'altro si esce dalla paura, non quando invece non si vuole accettare la conoscenza, la verità, insomma, dei fatti, perché come dico sempre, Giorgio, la verità non è difficile da dire, è difficile da accettare da parte delle persone, quando quella verità va ad intaccare le nostre convinzioni. È quello il discorso, no? È quello proprio il discorso, perché noi abbiamo paura che se la verità è un'altra, metti in discussione tutto quello che tu hai creduto. Esatto. E quindi ci vengono tolte le nostre basi, ci sentiamo senza figli, quando in realtà è proprio questo che ci fa evolvere, perché ci porta a conoscere e sperimentare qualcosa di diverso. Cioè ti cade tutti i vari castelli, no, che tu ti sei fatto. Esatto. Io parlo, la caverna di Platone, tanto per andare in filosofia, cosa dice, tanto per farla breve, no? La caverna di Platone ti dice, stai dentro nella caverna, perché se tu vai fuori dalla caverna ci sono cose che magari non conosci, o comunque ci sono cose paurose, o comunque ci sono mostri, tanto per farla insomma in una maniera un po' semplicistica la cosa. Quindi cosa facciamo? Rimaniamo dentro nella caverna e restiamo schiavi di quello che ha praticamente inventato la caverna. O quella prigione. Questo. Esatto, e in effetti una prigione che sia materiale o energetica, che sia vibrazionale, certo. È sempre una prigione, come si diceva in Matrix, una prigione senza odore, senza sbarre, eccetera, eccetera. Ma in effetti questo voler rimanere all'interno della caverna in realtà va a potenziare quella che è la nostra paura relativa a quella situazione, e ci sono delle azioni ben precise che vanno ad alimentare questa
questa paura. Per esempio, il mantenimento di segreti che possono essere dannosi per noi stessi e per gli altri. Cioè, cosa significa? Per esempio, negare le condizioni, celare gli inganni, voler dimostrare a tutti i costi di essere diversa da quella che sono. E questo ci fa mantenere all'interno della caverna. Un altro aspetto è quello, per esempio, del senso di colpa, quello della vergogna. Perché? Perché l'abbiamo detto poco fa, no? Siccome tutti facciamo errori, quando noi consideriamo questo errore un'imperfezione di noi stessi o un essere inadeguati, aumentiamo la paura, quando invece lo dovremmo considerare un insegnamento, un qualcosa che abbiamo educato, una scoperta, quell'errore che abbiamo fatto. Altri elementi che vanno poi ad alimentare la paura sono il giudizio e il lamento. Del giudizio abbiamo parlato poco fa, la lamentela ovviamente è, diciamo, un modo per alimentare, per giustificare il giudizio. Quindi, o anche incolpare gli altri perché non siamo in grado di prenderci le nostre responsabilità, quindi rifiutiamo di accettare le responsabilità e quindi diciamo che è colpa degli altri. Però anche qua, come tu sai Giorgio, abbiamo detto tante volte, e ogni volta che io punto un dito verso gli altri, 3 dita puntano verso di me, e quindi qua dovrebbe farci riflettere. E fa parte sempre delle paure anche queste, perché ci fa comodo, ovviamente, scusami Serena se intervengo così, fanno parte delle nostre paure, perché se diamo la responsabilità agli altri, quindi puntando il dito verso il mio prossimo, quindi mi cavo da questa responsabilità, come hai detto te, però da queste paure che magari avevo. Sì, in realtà la alimento quella paura, perché non esco neanche dalla mia paura, perché incolpando gli altri rimango comunque vittima e schiava di quella paura. E questo, qual è la paura che si scatena dall'incolpare gli altri? L'ignorare le debolezze che noi abbiamo, e quindi andiamo a giudicare quelle degli altri. In realtà in quel caso io sto proiettando me stessa sugli altri. Esatto, è il nostro infatti gli altri diventano il nostro specchio. Esatto, poi, signora Longari. Esatto, bellissimo. Per citare un grande della televisione, ovviamente, del passato. Non faccio l'altra battuta che ha detto la signora Longari, comunque va bene lo stesso. Esatto. Altri aspetti ovviamente che aumentano la paura sono quelli della separazione, del mettere l'individualità al centro, al posto della comunità, ma anche un aspetto interessante è quello del lottare contro la paura, quando noi sappiamo che più lotto contro, più alimento esattamente quell'energia. Quindi la paura non va combattuta, la paura va interiorizzata, va abbracciata, va conosciuta. Quello che ha fatto appunto Batman rivestendo i panni della sua paura. Cosa significa essere un pipistrello? Cioè, capisci? E allora cosa succede? Conosco cos'è un pipistrello. Cosa fa il pipistrello? Vola, si muove nella notte, ha delle percezioni che io, essere umano, non riesco a sviluppare, perché comunque noi sappiamo, per esempio, i pipistrelli agiscono attraverso gli impulsi degli ultrasuoni. Quindi capisci? Divento la mia paura, ecco cosa intendo, cioè la comprendo, la interiorizzo, mi metto nei suoi panni. Ecco allora che da paura io conosco, acquisisco delle capacità ulteriori, e da semplice essere umano divengo un supereroe. È interessante l'aspetto comunque che i film, per esempio, ci trasmettono come sempre che ti trasmettono, certo.
sempre. Esatto, come archetipi, come simbologia, insomma, ma anche dei messaggi esoterici veri e propri. Quindi, insomma, oggi ho nominato ovviamente Batman perché sulla paura è sicuramente uno degli archetipi principali su cui, insomma, di cui la filmografia, insomma, ci ha portato a conoscenza. Quindi ecco perché, oltre a essere ovviamente il mio supereroe della DC Comics preferito, quindi ovviamente... Ti dirò che è anche un supereroe anche di mia figlia, quindi vabbè, ok. Ecco, io ne ho due, ho Batman della DC Comics e Iron Man della Marvel, Ah, ok. quindi insomma... che sono, tra l'altro, hanno delle caratteristiche, non sono uguali, ma hanno delle caratteristiche che condividono, e quindi insomma probabilmente anche per quello, insomma, che trovo questa affinità nei due. Ascolta, Ecco, Serena, sì. noi stiamo parlando di paura, no? Nelle varie circostanze di qua, di là, eccetera, eccetera. Per vincere anche la paura, bisogna fare anche certi tipi di esperienza, perché se non fai l'esperienza la paura ti resta. Esatto. Mi spiego meglio. Allora, prendiamo sempre il bambino, Sì, che la mamma gli dice, no, mette sul posto più alto della casa, della cucina, la cioccolata, la Nutella, che buona, che buona, che buona. No. Il bambino, anche perché la mamma non gli dà la spiegazione del perché tu metti la cioccolata là dove io non posso arrivare. E il bambino è talmente così curioso, perché lì non si fa la paura, ma lui è curioso e quindi va a prendere o cerca di prendere la Nutella per fare quel tipo di esperienza di mangiare tutto il vasetto di Nutella per poi restare col mal di pancia, tanto per sempre semplificare la cosa. E allora, quando vede la Nutella, però dice, è meglio invece di un vasetto ne mangio un cucchiaio, perché altrimenti ho paura che mi venga come la prima volta che ho sentito la Nutella, me ne sono mangiato un vasetto. esatto. Infatti noi dovremmo aiutare i bambini a comprendere, perché allora da adulti ci risulta molto più semplice affrontare tutta una serie di esperienze. Con questo esempio che hai fatto, Giorgio, a me ne viene in mente un altro. Hai presente quando al bambino si dice non mettere la mano sul fuoco, non Sì, mettere la sì, mano sul fuoco, ma non gli sì. si spiega perché, cioè gli si dice semplicemente perché ti scotti, ma se il bambino non ha mai messo la mano sul fuoco non sa cosa significa Sì, scottarsi. certo. E allora cosa bisognerebbe fare in quel caso? Beh, invece di dire al bambino non mettere la mano lì perché ti scotti, perché, ripeto, il bambino non sa cosa vuol dire scottarsi, bisognerebbe avere la pazienza di 10 secondi in più per insegnargli, prendergli la mano e piano piano Fagliela sentire. avvicinarli. Sì. Esatto, avvicinargli la mano sempre di più al fuoco, ma ovviamente gestito da noi adulti, quindi non lasciare lui che mette la mano sul fuoco. A un certo punto sarà lui, prima di scottarsi, che toglierà la mano. Esatto. Però ha capito cosa significa senza ricevere il danno in contro. E invece noi adulti non mettere la mano lì, non mettere la mano lì, non mettere la mano lì, il bambino non sa cosa vuol dire, diventa cosa vuol curioso. dire, ci mette la mano, quindi cosa succede? Oltre al danno la beffa, perché poi si prende anche la sberla dal genitore Sì. che gli dice ti avevo detto di non farlo. Appunto. Ma tu genitore non devi dirgli non fare una cosa, lo devi educare a capire quella cosa. Ecco perché il bambino poi prende la Nutella e mangia tutto il vasetto, perché non sa cosa vuol dire. Appunto perché, Allora. perché appunto non conosce e vuole capire perché. Esatto. E quindi diciamo che il bambino
è più bravo di noi adulti ad andare a sperimentare, sicuramente. Ma tutti questi passaggi che poi siamo stati bambini anche noi ovviamente, ma tutti questi passaggi che stiamo dicendo è perché nella nostra infanzia, chi di più, chi di meno, ha provato queste cose. Ecco perché io lo dico, perché le ho provate anch'io queste cose. Però i miei genitori, ma non voglio fare una colpa ai miei genitori, per carità, voglio perché la paura e quindi c'entra ancora la paura, oppure la non conoscenza che quella cosa ti fa male o non riesci a spiegare a tuo figlio perché quella cosa ti fa male, fa sì che tu, bambino, sei talmente curioso che vai a fare l'esperienza di quella cosa, che può essere anche positiva, Serena, non dico mica che deve essere negativa, per carità. Esatto, però l'educazione avviene sia in senso positivo sia in senso negativo. Sì. Quindi siamo sempre in quella considerazione delle nostre paure che nascono proprio da quando cominciamo a diventare grandi, insomma, no? Da quando cominciamo a capire come è fatto anche il nostro corpo e le nostre storie, insomma, tutto lì. Esatto. Quindi dobbiamo fare veramente dei grandi passaggi per capire tutta una serie di cose. E se capiamo questo, molto probabilmente l'evoluzione, la nostra evoluzione, perché io non so neanche io dove sto con la mia evoluzione, per carità, crescerà sempre. Sì, allora l'evoluzione in quanto tale è movimento, quindi movimento significa fare azione, significa sperimentare. Sì, certo. Quindi ognuno di noi in realtà non conosce mai perfettamente a che livello evolutivo è, anche insomma, a meno che insomma non si abbiano raggiunti dei livelli particolarmente elevati. Noi siamo dei Cristo, non sia ben chiaro. Esatto, no, noi insomma siamo degli esseri umani in cammino, quindi insomma io direi chi un po' più avanti nel cammino, chi un po' più indietro, ma insomma siamo in cammino. Quindi come dicevo, insomma, come facciamo a conoscere qual è il nostro livello evolutivo? Guardiamo la nostra realtà, quello che ci accade nel quotidiano, lì scopriamo quanti passi avanti abbiamo fatto, quanti passi indietro, quanto siamo fermi. Ed è straordinario perché se noi riusciamo a valutare tutto questo con oggettività, sappiamo anche qual è il passo successivo da fare. Certo. Io faccio sempre, sai, te l'ho raccontata ancora questa storia, ma mi piace sempre ripeterla perché credo che sia una cosa che fa parte, se uno dopo ci pensa un attimino, fa parte un po' della nostra conoscenza. Cioè faccio sempre l'esempio di quella scala perpendicolare che parte da un punto del cielo, viene giù verso la terra e che quando cominciamo la scalata di questa virtuale scala, noi abbiamo un gradino alla volta. Allora, quando nasci ti attacchi al seno della mamma o alle tette della mamma e c'è sempre appunto un attacco a ogni gradino che fai, no? Quando che arrivi in cima a questa virtuale scala perpendicolare, che non c'hai nessun attacco, vuol dire che sei libero da qualsiasi manipolazione, qualsiasi condizionamento e sei nella piena evoluzione, quindi nella piena libertà. Esatto, sì. Mi piace fare sempre questo esempio qua, perché calza giusto dal mio punto di vista. È molto interessante, sì. Capito? Quindi penso che, io sto parlando per me stesso, di gradini ne devo fare ancora e ogni gradino devo attaccarmi a un qualcosa perché a ogni gradino che io faccio che ho l'attacco vuol dire che l'attacco sono le mie paure e devo liberarmi da questo attacco di paura.
Esatto, ma ognuno di noi ha comunque delle paure più o meno consce, perché che lo fa agire ovviamente per reazione, per meccanicità. Ripeto, siamo esseri umani e in quanto esseri umani ognuno di noi insomma sviluppa determinati momenti di coraggio e determinati momenti di paura, che ne siamo, esatto, che ne siamo oppure no consapevoli, però è la vita, è la nostra esperienza su questo piano esistenziale. Mi pare che abbiamo fatto una bella cosina oggi. Non so se hai altre cose, Serena, da aggiungere, ma io penso che le cose essenziali le abbiamo dette, insomma, le hai dette. Sì, direi di sì, ma insomma, volendo potremmo star qua a parlarne per 10 ore, No, ma Giorgio, dopo, però sai, io... a parte che abbiamo dei problemi come orario, ma poi diventa anche pesante poi la cosa, perché diventa anche Esatto, pesante, no? E quindi esatto. io, cioè, di paure ne possiamo parlare perché possiamo introdurre anche il discorso terrorismo, paura, terrorismo, e che ci hanno infilato anche questo dentro, ci vorrebbe un altro tipo di spiegazione poi, cioè tante cosine, hai capito? Ma quello che voglio premere, lo abbiamo detto all'inizio, è che la parte, diciamo così, essenziale è che più conoscenza abbiamo, meno paura abbiamo. Più Esatto. paura abbiamo, meno conoscenza abbiamo. Quindi alla fine, per chiudere il discorso, e dopo ti lascio a te magari gli ultimi minuti per chiudere, dal mio punto di vista, quindi informiamoci e poi facciamo una scelta o di qua o di là. Certo, Mi allora hanno detto guarda, che siamo a 50 minuti, quindi a posto. ecco, quindi abbiamo fatto una bella chiacchierata. Quindi Allora, hai 2 no, minuti guarda, di tempo che per chiudere. A posto. sì, guarda, io direi che da aggiungere c'è molto poco. L'unica cosa che voglio insomma esprimere è che per conoscere non significa leggere o ascoltare gli altri. Conoscere significa sperimentare di persona. Ecco, quindi non è che perché ho letto una cosa io ho risolto il mio No, problema. assolutamente. Però purtroppo tanti lo intendono così. Tante persone mi arrivano, mi dicono: eppure Serena, ho studiato, ho fatto un sacco di corsi, ho visto un sacco di video, però questa cosa non l'ho risolta. Perché non l'hai praticata, cioè è rimasta solo a livello mentale. Esatto. Quindi se volete affrontare le paure, come si disse in Batman Begins, diventa la tua paura. Ascolta, facciamo un po' di pubblicità per il resto. Dove ti possono trovare quelli che vogliono interessarti un po' delle tue cose, Serena? Allora, tramite il sito www.meravigliosamentesserena.com possono trovare anche tutti i miei contatti. C'è la mia pagina Facebook che si chiama Serena Pattaro, dove vengono pubblicati insomma tutta una serie di video, di articoli, anche del mio blog. E poi vabbè, il mio canale YouTube che si chiama sempre Serena Pattaro e il mio canale Telegram che si chiama Meravigliosamente Serena. Ecco, quindi da qua mi possono seguire, ma dicevo anche tramite il sito, se qualcuno ha necessità o vuole insomma contattarmi direttamente, trova l'email a cui insomma scrivermi per poter essere poi richiamato. Ecco, Certo. tutto qua. Allora io dico a Meravigliosamente Serena che oggi abbiamo fatto una cosa anche oggi carina e noi ci sentiremo fra un mese, 40 giorni dopo vedo, perché parleremo, già lo diciamo così in anteprima, delle ferite emotive. Qui è un'altra bella cosina da risolvere.
che è un argomento anche quello particolarmente affascinante, che mi piace tantissimo. Ok. Quindi abbiamo fatto anche lo spoiler per la prossima Ma volta. sì, abbiamo fatto tutto noi, facciamo tutto, non c'è nessun problema. Serena, io ti ringrazio e stai in linea.